non plus ultra è un'espressione antica, non c'è più niente oltre. Gli uomini però vogliono andare oltre, sempre. E con la modernità abbiamo superato le colonne d'Ercole che erano il mistero e ci siamo abituati a pensare questo desiderio che ciascuno di noi ha nel cuore di andare oltre, di essere di più, di crescere. E l'ultima stagione che abbiamo vissuto, quella diciamo che è cominciata con la caduta del muro di Berlino, quando è crollato un altro resistenza, un altro limite, che abbiamo chiamato globalizzazione, è stato un tempo di espansione reale, effettiva. Miliardi di persone, diverse centinaia di persone hanno letteralmente cambiato il loro livello di vita, hanno acquisito degli standard di comfort, di benessere paragonabili al nostro, e quindi la stagione che va dal 1990 diciamo, al 2008, la crisi finanziaria, è stata una stagione che per certi versi è stata una stagione straordinaria, in cui questo desiderio di più, di oltre, è diventato un desiderio di tutti, non più riservato ai nobili, ai ricchi, ma un desiderio che ciascuno di noi ha avuto nel cuore. Ciascuno di noi desidera realizzarsi. E la crescita economica ha un significato molto concreto. Crescita economica vuol dire aumentare le possibilità di vita moltiplicato per miliardi di individui. Chi può essere contro quest'idea? Chi può essere contro l'idea che ciascuno di noi vuole andare oltre, vuole superare la condizione in cui è? Il desiderio è un desiderio illimitato. Il titolo di questi giorni è Il limite. E abbiamo anche immaginato che dentro questa crescita ogni confine fosse superabile, che non ci fossero più gli stati, non ci fossero più le famiglie, non ci fossero più le organizzazioni, che fossimo atomi liberi di muoverci in questa sfera, il pianeta, liscia, su un'infrastruttura tecnica dove tutto sarebbe diventato pacifico. Le cose non sono andate così, o meglio, noi siamo gli eredi di questa stagione e il confine e il limite ritornano, ma ritornano come sintomo. Li avevamo rimossi e tutto ciò che rimuoviamo poi ci ritorna in una maniera problematica, in una maniera, per così dire, malata. Qui ci sono alcuni segni di questo ritorno del confine come sintomo. Quando è caduto il muro di Berlino abbiamo pensato, no, una cosa così assurda come un muro non può esistere. Ne abbiamo costruiti più di 70 negli ultimi 30 anni, ne continuiamo a costruire. Immaginiamo di dividerci con delle barriere fisiche. Abbiamo fatto tutte le esperienze delle mascherine o del lockdown, in cui siamo stati confinati per non infettarci gli uni con gli altri e tentare di bloccare la pandemia. Vediamo questa cosa assurda che ci suona così strana, no? Che si possa ancora immaginare nel XXI secolo che tu attacchi un altro paese per spostare di 500 chilometri i confini della tua nazione. Qualche cosa che ci sembra così arcaico, eppure così reale, così concreto. Dopo la pandemia ci sono molti giovani, molti adolescenti che si chiudono in casa, che hanno paura di uscire, che costruiscono un piccolo nido perché il mondo è così lontano, è così preoccupante. E poi ciascuno cerca di preservare uno spazio di privacy, no? In questo mondo di dati dove tutto diventa pubblico e tutto diventa strumentale, e noi cerchiamo disperatamente di conservare uno spazio di intimità. Ma poi
in questa slide manca naturalmente la grande questione della sostenibilità, la grande questione del cambiamento climatico, la realtà che ci dice no, la crescita non può essere illimitata. Non ha senso pensare che semplicemente tutto aumenti senza limite. Il ritorno del confine è un sintomo, ci sta dicendo qualche cosa, ci sta aiutando a correggere la prospettiva, ci sta suggerendo che quell'immaginario così potente che viene da lontano e che ha avuto alla fine del XX secolo un'espressione così grande, ciascuno è libero di seguire il proprio desiderio e la crescita economica è la grande madre che soddisfa o rende possibile questa espressione del desiderio. Questa idea è giusta, ma chiaramente è anche paradossalmente sbagliata. Che cos'è un sintomo? Beh, in medicina un sintomo, la febbre, è qualcosa che ti sta dicendo guarda che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di cui non ti accorgi, a cui devi prestare attenzione. È un segnale. E il ritorno del confine è un segnale. Ci sta dicendo che qualche cosa non va. Naturalmente dobbiamo capire la malattia che c'è dietro il sintomo. Qual è la malattia? Il sintomo ancora è una richiesta di aiuto. È un organismo che dice aiutami. Non sono più come dovrei essere. C'è qualche cosa di sbagliato. E questo è quello che accade attorno al ritorno del sintomo. C'è una richiesta di aiuto. Il ragazzo che si chiude in casa sua sta chiedendo aiuto. Quando eravamo dentro il lockdown nei nostri appartamenti abbiamo avvertito che c'era qualche cosa di cui noi soffrivamo, la mancanza degli altri, abbiamo chiesto aiuto. E poi c'è una terza idea che viene dalla psicanalisi, che ci dice, in particolare Lacan, dice che il sintomo è quella forma malata, che a un certo punto prende una sua caratteristica per cui il portatore del sintomo fa esattamente ciò che il sintomo gli dice di fare come massima espressione di sé. La ragazza che rifiuta il cibo e che vive questo rifiuto non come qualche cosa che la uccide, ma come qualche cosa in cui per paradosso esprime pienamente la propria malattia e quindi è proprio se stesso, no? È per questo che la violenza che c'è in questo ritorno del sintomo, in questo momento, ha anche questa forza. Noi vediamo che il ritorno del confine si porta dietro la violenza, perché noi, in un certo senso, esprimiamo lì tutta una serie di nostre capacità che altrimenti non potremmo esprimere. E dunque il ritorno del confine, il ritorno del limite, ci sta parlando, ci sta dicendo qualche cosa. Dobbiamo ascoltarlo, dobbiamo prenderlo sul serio e dobbiamo capire come andare avanti. Non si tratta di tornare indietro. Il desiderio è illimitato. Non possiamo fermarci. Non si tratta di tirare il freno a mano. Non si tratta di porre fine alla crescita. Chi potrebbe farlo? Si tratta di evitare il disastro, il conflitto, lo scatenamento della violenza, che basta aprire i giornali, vediamo all'ordine del giorno. Allora, che cosa è successo? L'aveva già detto Hegel. Abbiamo praticato quello che lui chiamava un cattivo infinito. Che cos'era il cattivo infinito di Hegel? Noi abbiamo abbandonato gli dei, abbiamo portato sulla terra, questa spinta all'oltre. E Hegel diceva il cattivo infinito è quel modo di vivere dell'uomo desiderante che si immagina che questo desiderio illimitato si possa esprimere cancellando ogni limite. Ma questo
porta al fallimento e portando al fallimento ci fa ricadere nel limite come sintomo. Hegel aveva scritto, siamo proprio lì, è un cattivo infinito. E allora forse dobbiamo ripensare il rapporto che c'è tra limite e in limite, tra il confine e ciò che sta oltre il confine. Un grande pensatore, sempre tedesco, Georg Simmel, dice che l'essere umano è quella particolare forma di vita che è limitato e allo stesso tempo senza limite. Ecco, noi siamo contemporaneamente queste due dimensioni. Noi siamo limitati nel nostro corpo, siamo limitati nella nostra vita, siamo destinati a morire. Siamo limitati nella nostra capacità di gestire relazioni, siamo limitati nella nostra intelligenza, ma nello stesso tempo questo limite non ci costringe. Noi siamo sempre un oltre, ma le due cose insieme. E allora, seguendo la pista di Simmel, cosa ci sta dicendo questo tempo? Non di fermarci, non di costruire muri, non di chiuderci in casa, ma forse che abbiamo sbagliato l'idea di che cosa sia la crescita. Aumentare le possibilità di vita per miliardi di singoli individui è un'idea troppo semplice, gli mancano dei pezzi. Intanto noi siamo esseri limitati in relazione. Il nostro corpo esiste in relazione. Noi respiriamo, mangiamo, impariamo, parliamo. Il nostro organismo vive in relazione a ciò che ci sta intorno. Noi cresciamo in relazione a ciò che ci sta intorno. Allora già questa è un'idea importante, che non c'è contraddizione tra limite e crescita. Anzi, la crescita è esattamente ciò che permette al nostro essere limitato di procedere, di andare avanti, di diventare più ricco. E quindi non si tratta di distruggere il limite, non si tratta di distruggere il confine, non si tratta di immaginarci di essere singole particelle che si muovono di qua e di là in un mondo sconfinato. Si tratta invece di immaginare dei confini che siano porosi. Cum finis. Il confine è il punto in cui ci si incontra con la finitudine dell'altro, in cui io riconosco il mio limite e riconosco il tuo limite. E io imparo da te e tu impari da me. E generiamo una ad finitas che permette a me, che sono limitato, di procedere oltre quello che sono. E così vale nelle relazioni familiari, e così vale nelle relazioni organizzative, così vale nelle relazioni educative e così vale nelle relazioni politiche. Che cosa sta succedendo in questo momento nel mondo? Che dopo 30 anni di crescita espansiva, di crescita illimitata, in cui ci siamo immaginati, fatti il film, seguendo il modello del cattivo infinito, che tutto sarebbe potuto crescere all'infinito, senza limite, abbiamo un problema grande come una casa con la sostenibilità, rischiamo di finire nella terza guerra mondiale e che Dio ci salvi dalle cose peggiori che possiamo immaginare. Il punto è recuperare questa tensione tra l'essere limitato, il suo desiderio di andare oltre, che è il segreto della vita. Infinire, che è il verbo del sostantivo infinito. Infinire nel finito, attraverso il finito, o infinire nel finito pensando all'infinito. Non c'è mai nessun luogo, non c'è mai nessuna forma, non c'è mai nessuna relazione, non c'è mai nessuna casa, non c'è mai nessuna nazione
che può ospitare la pienezza della nostra vita. Il non plus ultra è ancora lì, ma dobbiamo attraversarlo insieme, ricreando nuove forme, nuovi confini che non distruggano tutto, ma che ci aiutino a raggiungere più vita in relazione gli uni agli altri. Grazie.